Non importa il tuo livello di italiano, puoi essere un principiante, un intermedio o un avanzato, ma comunque ci sono alcuni errori in italiano che fanno tutti gli studenti. E oggi vediamo proprio questi errori. Ciao a tutti e benvenuti a una nuova lezione. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nella lezione di oggi parliamo di 5 errori molto comuni tra gli studenti di italiano. Quindi ti spiegherò l'errore e ti darò anche alcuni consigli su come non farlo più. Prima di iniziare però voglio chiederti un piccolo favore: iscriverti al canale e attivare la campanellina, così non perderai tutti i video futuri. Iniziamo dal primo errore di oggi: essere e avere. Eh sì, perché in italiano con i tempi composti, come per esempio il passato prossimo, quindi quei tempi verbali in cui usiamo un ausiliare, essere o avere, più il participio passato, la scelta tra essere o avere non è sempre semplice e spesso sento i miei studenti sbagliare e quindi usare avere al posto di essere. A volte sento per esempio ho andato, ma è sbagliato perché si dice sono andato. Quindi come facciamo a scegliere tra essere o avere? Devi sapere che in italiano la maggior parte dei verbi richiede avere, quindi lo standard è avere, ma usiamo essere in casi specifici. Per esempio, con i verbi di movimento, quindi i verbi che esprimono un movimento, come per esempio andare, cadere, partire, uscire. Con questi verbi usiamo essere. Ma attenzione, questa è la cosa più complessa. Non usiamo però essere con tutti i verbi di movimento. Io faccio sempre lo stesso esempio, il verbo camminare. Camminare. Camminare ovviamente è un verbo di movimento, ma si dice sono camminato? No, si dice ho camminato. Quindi questa regola non è fissa, ci sono delle eccezioni. E se vuoi, ho già fatto un video in passato dove ti parlo di questi casi particolari. Quindi se vuoi guardare un video sulla scelta di essere o avere in questi casi più particolari, ti lascio il link qui sotto in descrizione, così alla fine del video puoi guardarlo. Adesso finisci prima questo video. Usiamo il verbo essere anche con quei verbi che non indicano nessun movimento, quindi proprio il contrario. Questi verbi sono principalmente 3: stare, restare e rimanere. Poi abbiamo i verbi che indicano un cambiamento di stato. Per esempio, nascere, morire, crescere, diventare. Indicano un cambiamento di stato del soggetto. Nascere, prima non ero nato e poi sono nato. Crescere, prima ero piccolo e poi sono diventato grande. Usiamo essere anche con tutti i verbi riflessivi e questo non puoi sbagliarlo, perché se un verbo è riflessivo usiamo essere. Per esempio, lavarsi, svegliarsi, vestirsi, truccarsi, divertirsi. Con tutti questi verbi usiamo essere. Ma adesso l'ultimo verbo con cui usiamo essere, il verbo essere. Infatti il verbo essere al passato prossimo usa essere e diciamo io sono stato. Ora, un'altra regola molto importante da ricordare è che quando usiamo essere, attenzione qui, dobbiamo anche cambiare il participio passato in base al genere e numero del soggetto. Con avere, no, ho mangiato, non cambia. Ma andare, sono andato, cambia. Io dico sono andato perché sono un uomo
ed è singolare, solo una persona. Ma per esempio, se fossi una donna, direi sono andata. Invece per il maschile plurale o il plurale misto, diciamo siamo andati. Per un plurale femminile diciamo siamo andate. Questo è molto importante. Però attenzione, questa è una cosa molto molto importante. Quando parliamo di questi errori così comuni in italiano, secondo me, oltre alla spiegazione che stai vedendo in questo video, un'altra cosa molto importante, fondamentale, è la pratica. Quindi con il mio team abbiamo preparato un eserciziario dove puoi trovare degli esercizi su tutti gli errori di oggi. Ovviamente troverai gli esercizi su essere o avere e anche tanti altri esercizi sugli altri errori che vedremo nel video. Quindi puoi scaricare il PDF con gli esercizi gratis cliccando sul link qui sotto in descrizione o nel primo commento. Inserisci il tuo nome, la tua email e poi fai questi esercizi. Sono davvero molto importanti. E ovviamente troverai anche la soluzione, quindi le risposte corrette. Adesso andiamo avanti e parliamo di un altro errore molto molto comune. Le preposizioni. È un errore comunissimo con le preposizioni è la scelta tra a e in. Prima di tutto devi sapere che le preposizioni a e in hanno praticamente lo stesso identico significato. Ti faccio un esempio pratico. Sono a Roma. Vado a Roma. Come vedi, io sto usando la stessa preposizione per indicare due cose. Il fatto che sono fermo in una città, sono a Roma, quindi fisicamente sono dentro questa città, ma anche a Roma nel senso di vado a Roma, quindi indico un movimento verso la città di Roma. In altre lingue, come per esempio l'inglese, è diverso, perché usiamo la preposizione in per dire che sono fermo in un posto, per esempio I am in Rome, sono a Roma, ma poi usiamo la preposizione to per indicare il movimento, I go to Rome. E no, questo in italiano non succede, usiamo sempre la preposizione a per indicare in e anche to. Ora ho fatto l'esempio con l'inglese, però voglio sapere anche come funziona nella tua lingua, quindi magari scrivilo qui sotto nei commenti. Comunque, questo era per spiegarti che in italiano usiamo la preposizione a quando? Con le città, per indicare che siamo dentro quella città, ma anche per indicare che stiamo andando verso quella città. Quindi usiamo a con le città, usiamo a con le piccole isole, per esempio a Capri, e usiamo a anche con alcune parole, come a scuola, al lavoro, al bar, al ristorante, a tavola. Invece usiamo la preposizione in sempre per indicare che siamo in quel posto o che stiamo andando verso quel posto con i paesi, le nazioni, per esempio in Italia, in Spagna, con le regioni, per esempio in Puglia, in Lombardia, con i continenti, in America, in Europa, con alcune parole, come per esempio in ufficio, in montagna, in palestra e anche, questo è molto importante, con i mezzi di trasporto, per esempio in autobus, in macchina. Quindi come posso dire sono a Roma e vado a Roma, posso anche dire con una regione sono in Puglia o vado in Puglia. Quindi hai capito quando usare a e quando usare in? Non importa se tu sei in quel posto o vai verso quel posto, devi scegliere tra a e in base al luogo, al posto che hai. Chiaro? E aspetta, ma con le persone usiamo a o in? Pensaci. Per esempio, vado, Luca.
Hai detto A? No, non è A. Con le persone usiamo da, usiamo la preposizione da. Quindi per indicare che siamo a casa di una persona o per indicare un movimento verso la casa di quella persona, usiamo la preposizione da. Per esempio, vado da Luca o sono da Luca. E vale lo stesso anche per le professioni. Per esempio, vado dal dottore. Ovviamente non a casa del dottore, ma nell'ufficio, nello studio del dottore. Andiamo avanti con il prossimo errore. E questo è un errore che sento davvero spesso, molto spesso, anche dagli studenti molto avanzati. Il participio passato con avere. Fermiamoci, perché io prima ti ho detto che con avere il participio passato non cambia. Si dice ho mangiato, a prescindere dal fatto che io sia un uomo, una donna, singolare, plurale, si dice sempre ho mangiato. Cambiamo il participio passato con essere. Sono andato, sono andata, siamo andati, siamo andate, ma con avere no. Allora, ti ho detto una piccola bugia, perché non cambiamo il participio passato con avere normalmente, ma se abbiamo nella frase un pronome oggetto diretto, dobbiamo cambiarlo. Aspetta, non facciamo confusione. Vediamo questo piccolo dialogo. Hai mangiato la pizza? E io rispondo: sì, l'ho mangiata. Perché mangiata? Perché abbiamo sostituito la pizza con un pronome oggetto diretto per non ripetere la pizza nella risposta. Abbiamo usato il pronome la, che è un pronome oggetto diretto femminile e singolare. La di fronte o, quindi il verbo avere, diventa L apostrofo H-O, lo. Ora però dobbiamo cambiare il participio passato mangiato in mangiata in base al genere e numero dell'oggetto che abbiamo sostituito, la pizza. Quindi non in base al genere e numero del soggetto, come facciamo con essere, ma dell'oggetto sostituito, quindi la pizza. Ecco perché diventa mangiata, femminile singolare, come la pizza. Vediamo altri due esempi. Hai conosciuto gli amici di Clara? No, non ancora gli amici. Ho conosciuti. Maschile plurale. Hai visto le tue amiche? Sì, le ho viste ieri. Hai capito come funziona? Ultima cosa che ti dico su questo è che questa regola funziona con le terze persone, singolari e plurali. Quindi lo, la, li, le. Possiamo fare questo accordo anche con mi, ti, ci, però non è obbligatorio. Quindi ti consiglio di farlo solo con le terze persone. E adesso passiamo a un altro errore, che sembra un errore banale, ma lo fanno tantissimi studenti. Gli aggettivi in e. In italiano abbiamo gli aggettivi che finiscono in o, come per esempio alto. Quindi alto, alta, alti, alte. Giusto? Ma poi abbiamo gli aggettivi che finiscono in e, come intelligente. E io spesso sento gli studenti dire: le mie amiche sono intelligente. Le mie amiche sono intelligente. Ha senso, perché amiche, intelligente. Ma è sbagliato. Questo perché in italiano gli aggettivi che finiscono in e non hanno un genere, non hanno maschile e femminile, ma hanno solo singolare e plurale. Il singolare è in e, invece il plurale è in i.
Quindi l'amico intelligente, ma anche l'amica intelligente, sempre e, perché è singolare e non abbiamo la distinzione tra il maschile e il femminile. Al plurale diventa intelligenti, quindi gli amici intelligenti, maschile plurale, le amiche intelligenti, femminile plurale. Hai capito? Quindi attenzione, aggettivi come felice, triste, amichevole, gentile, ricorda E per il singolare, I per il plurale. E ora finiamo con un errore che mi piace, cioè non è che mi piace, gli errori non mi piacciono, però è un errore che mi piace correggere, diciamo così, ed è l'uso inappropriato del congiuntivo. Questo succede spesso agli studenti intermedi che imparano il congiuntivo e, dato che l'hanno appena imparato, vogliono usarlo sempre. Ma il congiuntivo non deve essere usato sempre. Ci sono alcuni casi in cui è sbagliato usare il congiuntivo. E c'è un caso in particolare. Per esempio, secondo me sia bello, forse sia interessante. Beh, queste due frasi sono molto sbagliate. Questo perché tu hai imparato che il congiuntivo si usa per esprimere un dubbio o un'opinione. Quindi secondo me è un'opinione, forse è un dubbio. Sì, vero, ma attenzione, noi non possiamo usare il congiuntivo da solo in una frase. Noi usiamo il congiuntivo quando in una frase abbiamo un altro verbo che introduce il congiuntivo che esprime un dubbio o un'opinione. Per esempio, penso che sia bello. Penso è un verbo che esprime un'opinione. Io penso è una mia opinione. Allora lì possiamo usare il congiuntivo perché abbiamo un verbo che esprime opinione, penso, e quindi poi l'altro verbo va al congiuntivo. Penso che sia bello. Oppure credo che sia interessante, dubito che sia interessante, quindi per esprimere anche un po' un dubbio abbiamo credo, abbiamo dubito. Però dobbiamo avere sempre un verbo, non possiamo usare il congiuntivo senza un altro verbo. E secondo me, forse, non sono dei verbi. Quindi, secondo me, è bello. Stai comunque esprimendo un'opinione, perché secondo me serve per introdurre un'opinione. Ma non devi usare il congiuntivo. Forse è interessante. Sempre un dubbio, perché forse esprime un dubbio, ma non devi usare il congiuntivo. Poi ci sono dei casi in cui possiamo usare anche il congiuntivo da solo, ma ne parliamo in un altro video. Ora attenzione, questa è una cosa molto importante. Per fissare meglio questi errori e non farli più, devi fare gli esercizi che abbiamo preparato per te. Quindi scarica il PDF cliccando sul link in descrizione o sul primo commento, così puoi fare degli esercizi per ogni errore. Quindi un esercizio per essere avere, un altro sulle preposizioni, uno sul participio passato con avere, l'altro sugli aggettivi ne e per finire questo sul congiuntivo. Troverai degli esercizi davvero super interessanti anche con le soluzioni, così puoi fare una correzione. E ovviamente se vuoi migliorare e fare meno errori in italiano, sono sicuro che i nostri corsi ti piaceranno tantissimo. Quindi puoi visitare la nostra pagina web www.teacherstefano.com/corsi e vedere tutti i corsi disponibili in questo momento. Se il video ti è piaciuto e ti ha aiutato, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta tantissimo a far crescere il canale e arrivare a tanti altri studenti e studentesse come te. E mi raccomando, non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!